Lo conosci bene. Domani inizio. Lunedì ci metto una pezza. Appena ho più tempo, lo faccio. Il problema non è che non hai tempo. Il problema è che ti stai comportando come se il tempo fosse infinito. Quante volte ti è successo? Hai un progetto importante, una scelta cruciale, una conversazione che rimandi da settimane. E invece di agire, finisci per scrollare video, riordinare la scrivania, guardare il nulla dal balcone. Il tempo passa, la scadenza si avvicina e dentro di te cresce quella sensazione che conosciamo tutti, il rimorso silenzioso di non aver fatto ciò che contava. E poi arriva il momento in cui non puoi più rimandare e pensi, avrei dovuto iniziare prima. Cosa succederebbe se, invece di aspettare l'urgenza, imparassi a usare la mortalità come motore? Se il pensiero della tua fine, invece di spaventarti, ti desse la spinta per iniziare oggi? Questa è la pratica del memento mori, la frase latina che significa ricordati che devi morire. Non è un pensiero macabro. Per gli stoici era la più potente tecnologia motivazionale mai inventata. In questo video non ti parlerò di filosofia astratta. Ti guiderò attraverso una guida pratica per usare questa consapevolezza per smettere di rimandare. Con esempi concreti, esercizi applicabili e un piano di 7 giorni per trasformare la tua relazione con il tempo. Pronto? Iniziamo. Per capire il potere del memento mori, dobbiamo tornare indietro di 2000 anni. Nell'antica Roma, quando un generale tornava vittorioso da una guerra, il popolo lo acclamava come un semidio. Ma dietro di lui, sul carro, c'era uno schiavo con un compito preciso, sussurrargli all'orecchio una frase. Respice post te, hominem te esse memento. Guarda dietro di te, ricordati che sei un uomo. E poi, memento mori, ricordati che devi morire. Questa frase, lungi dall'essere lugubre, era un antidoto alla superbia. Un promemoria che, nonostante la gloria, il potere, il successo, tutto è temporaneo. E proprio questa consapevolezza rendeva quei generali più lucidi, più presenti, più capaci di agire senza rimandare. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, scriveva queste parole nel suo diario personale, Le Meditazioni. Non era un pensiero depresso, era un esercizio quotidiano per ricordare a se stesso che il tempo è l'unica risorsa non rinnovabile e che rimandare è la forma più subdola di spreco. Seneca, nel suo celebre trattato La brevità della vita, ci ammoniva. La maggior parte delle persone non si rende conto di stare morendo un po' ogni giorno che rimanda. E aggiungeva, quando vai a dormire, sussurra a te stesso, potrei non svegliarmi domani. Quando ti svegli, potrai non dormire più. Questo non è pessimismo, è l'atto più coraggioso. Guardare in faccia la realtà per smettere di sprecare il presente. Quindi chiariamo subito un equivoco. Memento mori non significa essere ossessionati dalla morte. Significa essere così innamorati della vita da non volerne sprecare una sola briciola. È il promemoria che ogni giorno che rimandi un'azione importante è un giorno che non tornerà più. Prima di capire come il memento mori ci aiuta a smettere di rimandare, dobbiamo capire perché rimandiamo. La procrastinazione non è pigrizia. È un conflitto interno. Da una parte, il tuo cervello razionale sa che dovresti fare qualcosa di importante. Dall'altra, il tuo cervello emotivo cerca gratificazione immediata. Scrollare i social, guardare un video, fare qualsiasi cosa tranne ciò che conta. Più il compito è importante, più la paura del fallimento, del giudizio o semplicemente della fatica attiva il sistema di difesa. E la difesa più immediata è rimandare. E qui entra in gioco il memento mori. Perché la procrastinazione prospera nell'illusione di tempo infinito. Quando pensi «lo farò domani», stai implicitamente credendo che domani arriverà. Ma la verità è che il domani non è promesso. I filosofi lo sapevano bene. Tieni la morte e l'esilio davanti agli occhi ogni giorno, così non avrai mai un pensiero vile né un desiderio eccessivo. Epitteto, il grande filosofo schiavo, insegnava che meditare sulla mortalità non è deprimente, ma liberatorio. Perché quando accetti che il tempo è limitato, ciò che è veramente importante diventa immediatamente chiaro. E ciò che è futile, superfluo, si dissolve. Immagina di sapere con certezza che ti restano solo 6 mesi di vita. Cosa faresti diversamente? A chi diresti una cosa importante? Quale progetto smetteresti di rimandare?
Steve Jobs diceva che ricordare la propria mortalità era lo strumento più importante per le grandi scelte della sua vita, perché tutto l'orgoglio, la paura, l'imbarazzo cadono di fronte alla morte, lasciando solo ciò che è veramente importante. Ecco il paradosso: pensare alla morte ti rende più vivo. Pensare che il tempo sia limitato ti spinge a usarlo meglio. Bene, ora passiamo alla parte pratica. Il memento mori non è un'idea astratta, è un esercizio quotidiano. Ecco 4 tecniche concrete che puoi iniziare a usare da oggi, anche solo per 5 minuti al giorno. Ogni mattina, appena sveglio, prima di prendere il telefono, fermati un minuto. Guarda la luce che entra e ripeti mentalmente: potrei non svegliarmi domani, oggi è l'unico giorno che ho. Poi chiediti: qual è la cosa più importante che posso fare oggi per non sprecare questo giorno? Questo semplice rituale, che Seneca stesso suggeriva, riprogramma la tua mente per l'azione, non per la distrazione. Una volta a settimana prendi un foglio. Scrivi una lettera come se fosse l'ultima cosa che scriverai. A chi vorresti dire qualcosa? Cosa vorresti aver fatto? Quale scusa non avresti più usato? Non serve spedirla, è un esercizio di chiarezza. Ti mostrerà, senza filtri, cosa conta davvero e ti darà la spinta per agire. La sera, prima di dormire, apri il tuo diario e rispondi a 3 domande. Cosa ho fatto oggi che non avrei rimandato se fosse stato il mio ultimo giorno? Cosa ho rimandato che avrei voluto fare? Domani cosa farò diversamente? Marco Aurelio faceva un esame di coscienza simile ogni sera. È il modo più potente per allineare le tue azioni con le tue priorità. Quando senti la tentazione di rimandare una piccola azione, scrivere un messaggio, fare una chiamata, iniziare un compito, applica la regola dei 5 secondi. Conta alla rovescia, 5, 4, 3, 2, 1. E appena arrivi a 1, muoviti. Non pensare, non giustificare, agisci. È un modo per interrompere il loop della procrastinazione prima che inizi. Vediamo ora come applicare queste tecniche a situazioni reali. 3 esempi comuni di procrastinazione e la soluzione con il memento mori. Hai una conversazione difficile da fare, con un partner, un amico, un familiare. Rimandi da settimane, forse mesi. La paura del conflitto ti blocca. Applica il memento mori. Immagina che quella persona non sia più qui domani, o che tu non ci sia più. Come ti sentiresti? Il rimpianto per ciò che non hai detto sarebbe molto più pesante del disagio di una conversazione difficile. Usa questa consapevolezza per trovare il coraggio di parlare oggi. Hai un progetto importante da consegnare, sembra enorme, schiacciante. La perfezione ti paralizza. Ogni giorno rimandi e ogni giorno ti senti peggio. Applica la regola dei 5 secondi e la microazione. Non pensare al progetto intero. Chiediti: se questo fosse il mio ultimo giorno, qual è la singola, piccolissima azione che farei ora? Aprire il file, scrivere il titolo, fare una bozza del primo paragrafo. Agisci subito. Il resto verrà da sé. Stai rimandando una scelta di vita importante. Lasciare un lavoro che non ami, inseguire un sogno che hai messo da parte, cambiare città. Applica l'esercizio della lettera dal futuro. Scrivi una lettera a te stesso tra 10 anni, come se fossi alla fine della tua vita. Cosa rimpiangeresti di più? Non avere provato? Non avere osato? Usa quel rimpianto come combustibile per fare il primo passo oggi. La teoria senza pratica è inutile. Ecco un piano di 7 giorni per trasformare la tua relazione con il tempo e smettere di rimandare. Per tutto il giorno, ogni volta che rimandi qualcosa, scrivilo su un foglietto. Alla sera, leggili tutti. Osserva senza giudicare. La consapevolezza è il primo passo. Appena sveglio, pratica l'esercizio 1. Fermati, respira, ripeti: potrei non svegliarmi domani. Chiediti: qual è la cosa più importante che posso fare oggi? Scegli una cosa che rimandi da tempo. Applica la regola dei 5 secondi. Fallo anche solo per 2 minuti. Poi fermati. Nota come ti senti. Dedica 10 minuti a scrivere la lettera. A te stesso, a una persona cara. Leggila. Sottolinea le parole che ti colpiscono di più. Prima di dormire, rispondi alle 3 domande del bilancio della mortalità. Scrivi le risposte. Domani agisci su una di esse. Oggi affronti la conversazione o la scelta che rimandi da più tempo. Non devi risolverla tutta,
Ma devi fare il primo passo. Un messaggio, una telefonata, un'ora di lavoro concentrato. Rivedi la settimana. Cosa hai imparato? Dove hai rimandato ancora? Domani ripeti il giorno 1. Il memento mori non è una meta, è un allenamento quotidiano. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio. Abbiamo visto insieme cos'è il memento mori, perché la procrastinazione ci blocca e soprattutto come usare la consapevolezza della mortalità per smettere di rimandare, con esercizi, esempi e un piano concreto. Non ti prometto che non rimanderai mai più. La procrastinazione è un'abitudine radicata e le abitudini si cambiano un giorno alla volta, ma ora hai uno strumento nuovo, uno che ha attraversato 2000 anni e arriva fino a te, intatto. Ogni volta che senti la tentazione di dire «lo faccio domani», ricordati, il domani non è promesso. Oggi è l'unico giorno che hai. Usalo bene. Ora tocca a te. Voglio trasformare questo video in un dialogo, non in un monologo. Per questo ti chiedo, nei commenti scrivi una di queste 3 parole, rimando, se la procrastinazione è la tua battaglia principale, paura se è la paura del fallimento o del giudizio a bloccarti, azione, se oggi, dopo questo video, hai deciso di iniziare qualcosa che rimandavi da tempo. Per altri strumenti stoici iscriviti e attiva la campanella. Sapientia Invicta, la tua forza interiore, la tua saggezza quotidiana. Sii invitto. A presto!